Buongiorno e ben ritrovati qui su Dentro la Storia con una nuova lezione del ciclo di partnership con SuperProf, una piattaforma molto importante che presenta corsi in più lingue, in più paesi e che permette una corretta interazione tra professori da un lato e docenti dall'altro tramite lezioni sia one-to-one via webcam ma anche in presenza. Se volete saperne di più per quanto riguarda SuperProf con le sue eccezionali offerte e i suoi piani formativi, trovate i link in descrizione a questo video e potrete esplorare un mondo che vi consentirà, se vorrete, di approfondire diverse conoscenze non solo in ambito semplicemente nozionistico o scolastico, in 1000 e più discipline in cui SuperProf eccelle, permettendo a chiunque di accedere al sapere in modo facile, veloce e assolutamente soddisfacente. L'argomento della lezione di oggi, lo avrete intuito dallo sfondo presente alle mie spalle, è un argomento di carattere marinaresco. Parliamo infatti della Royal Navy, la Marina Reale Britannica, che arriva ai giorni nostri sull'onda di una grandissima tradizione. Partiamo da un punto. Se avete mai fatto caso alle occasioni pubbliche di presenza dei reali inglesi, ebbene gli uomini della famiglia reale si presentano sempre in uniforme militare della Royal Navy. Sono una delle poche eccezioni in un mondo che vede sì sempre meno monarchie, ma i monarchi generalmente presentarsi se in uniforme militare con un uniforme di tipo terrestre, quindi dell'esercito. Per quale motivo? In Gran Bretagna la Royal Navy ha tutta questa importanza al punto che lo stesso sovrano è il Lord Grand Ammiraglio della flotta. Vediamolo nel concreto. La Royal Navy recita ormai da parecchi secoli un ruolo fondamentale nella vita politica, geopolitica, storica, militare e anche economica della Gran Bretagna e del Regno Unito. Il primo episodio centrale di questo ruolo fondamentale va rintracciato alcuni secoli fa, esattamente alla fine del XVI secolo, nel periodo in cui, durante il regno della regina Elisabetta I, l'impero spagnolo tentò di imporre il proprio predominio in tutta Europa, al punto di voler restaurare il cattolicesimo nelle isole britanniche, appoggiandosi a una larga coalizione. Gli spagnoli avevano assemblato all'epoca una enorme flotta, venne chiamata l'Invincible Armada, cioè l'Invincibile Armata, una flotta composta da 130 unità e quasi 30.000 uomini. Il re di Spagna Filippo II decise di investire pesantemente nelle costruzioni marinare per contrastare la crescente potenza marittimo-commerciale dell'Inghilterra, oltre che porre termine a un conflitto che durava ormai da tempo. Ebbene, il tentativo spagnolo di assoggettare l'Inghilterra fallì perché l'Invincible Armada non si dimostrò così invincibile. Anzi, una combinazione tra una rivolta olandese e l'Olanda doveva fornire le truppe necessarie allo sbarco in Inghilterra, alcuni problemi di navigazione dovuti a un mutamento delle condizioni climatiche e atmosferiche e soprattutto i ripetuti attacchi della Royal Navy fecero fallire l'intento degli spagnoli. Da quel momento in avanti, era il 1588, la Royal Navy diventa un elemento imprescindibile per l'Inghilterra, per il Regno Unito. Per quale motivo? L'Inghilterra si sviluppa i propri traffici commerciali, puntando appunto sul naviglio. D'altronde, trattandosi di un arcipelago, è necessario per le isole britanniche comunicare con la terraferma per avere la possibilità di approvvigionarsi e di vendere a loro volta le proprie merci. Questo cosa significa? Significa che le rotte commerciali, in un periodo, quello rinascimentale, che vede la presenza sempre più insistente in determinati mari del fenomeno della pirateria, c'è la necessità di una protezione che viene garantita, oltre che dall'impegno delle compagnie commerciali, proprio dalla Marina Reale Britannica. Un attore, chiamiamolo così, sulla scena, che diventa sempre più importante e lo diventa soprattutto quando l'Inghilterra assume il ruolo guida di impero coloniale, soprattutto in Medio ed Estremo Oriente. Immaginate l'India, che diventa per l'Inghilterra un serbatoio di risorse enorme cui attingere di volta in volta. Ma immaginate anche il Nuovo Mondo, le Americhe, dove effettivamente
i coloni inglesi iniziano ad avere un ruolo predominante nello scacchiere, tanto da richiamare in zona gli interessi anche di altre potenze come ad esempio la Francia. Non basta, pensate anche al fatto che nel corso dei secoli gli inglesi lungo i mari, oltre a proteggere le proprie linee commerciali, si sono dovuti scontrare con rivali agguerriti, inizialmente gli olandesi, le varie guerre anglo-olandesi che si sono succedute nel tempo, successivamente la decisione di Re Guglielmo III di prendere il comando della flotta combinata anglo-olandese, rendendo a quel punto l'Inghilterra assoluta padrona dei mari. Ecco, in questo periodo, un periodo che attraversa tutto il Rinascimento e arriva sino al periodo dei lumi e successivamente a quello delle guerre napoleoniche, l'Inghilterra recita un ruolo predominante. Pensate proprio alle guerre napoleoniche, la battaglia d'Egitto, poi la battaglia di Trafalgar. Sono i capolavori di Orazio Nelson, che tra l'altro a Trafalgar ci rimette la vita, è il suo apice ma anche la sua fine terrena. Quegli esempi rendono l'Inghilterra padrona assoluta dei mari, al punto da riuscire a contenere l'espansionismo francese, segnatamente napoleonico, decretando una sorta di stop a quello che era la politica di aggressione dello stesso Napoleone Bonaparte. Ma spingiamoci un po' più in là. Guardiamo alle innovazioni condotte dalla Royal Navy, senza restare troppo nel passato, ma concentrandoci negli ultimi 120 anni. La Royal Navy è diventata un punto di riferimento assoluto per tutte le altre marine e quindi tanto per gli sviluppi tecnologici quanto per la capacità di adattarsi alle nuove regole sui mari. Vi cito a tal proposito 2 episodi che curiosamente condividono una radice italiana. Uno di questi episodi lo abbiamo già visto nel canale, La notte di Taranto. È la prima autentica dimostrazione di attacco aeronavale a una base nemica. Fornirà il modello per Pearl Harbor oltre un anno dopo, ma quella dimostrazione di forza, condotta tra l'altro in maniera ridotta per contingenze, quali l'avaria di una delle 2 portaerei che dovevano portare all'attacco, dimostra ancora una volta la capacità innovativa, anche a livello strategico, della Royal Navy, che in uno scenario forzatamente ridotto come quello del Mediterraneo, che non è ovviamente uno scenario oceanico, riesce comunque ad avere la meglio nei confronti di una flotta come quella italiana, per lungo tempo temuta e ritenuta una delle meglio preparate con le navi più moderne al mondo. Dall'altro, l'innovazione tecnologica è un'innovazione che viene portata avanti dalla Royal Navy in maniera costante. È un principio, quello di innovare, cioè di portare delle novità su cui si basa per lungo tempo il predominio inglese. Prendiamo il 1906, è un anno particolare, è l'anno in cui entra in servizio la HMS Dreadnought. Non è la prima nave inglese a portare questo nome, è la 6ª, ma quello che a noi interessa è una nave rivoluzionaria, è la prima corazzata monocalibro al mondo, cioè è la prima nave di linea da combattimento armata con le batterie principali tutti dello stesso calibro, un calibro molto elevato per l'epoca, 305 mm. Deriva la Dreadnought da un concetto espresso da un italiano, esattamente l'ingegnere navale Vittorio Cuniberti, che aveva già teorizzato la possibilità di costruire una nave di quel tipo in un periodo in cui le navi corazzate puntavano ancora su un complesso sistema di armamenti a più calibri. Vi domanderete: qual è la novità? Qual è la vera rivoluzione? È il fatto che una nave policalibro non riesce a sparare con tutte le armi con la possibilità di fare centro in maniera uniforme, semplicemente perché ogni calibro ha non solo dei proiettili differenti, ma soprattutto delle funzioni di calcolo, dei telemetri e una gittata diversa dagli altri. Uniformando i calibri si rende più semplice la possibilità di colpire. Certo, la nave diventa più pesante, certo la distribuzione delle artiglierie va fatta esclusivamente in torri che possano ruotare, certo richiede molte più risorse tecniche ed economiche per essere costruita una nave del genere. L'Italia in quel periodo, il Regno d'Italia, è ancora una nazione molto giovane. Ha stupito il mondo con la corazzata Duilio, ma non ha
le risorse per poter costruire, per dare realtà, dare corpo all'idea di Cuniberti. Cuniberti quindi scrive un articolo che finisce in una grande rivista tipica del settore, il James Fighting Ship, ed è da lì che la Royal Navy attinge a piene mani per costruire la Dreadnought, una nave rivoluzionaria che cambia radicalmente il modo di intendere la guerra sui mari. È un qualcosa che muta le prospettive e che fa apparire come obsolete tutto d'un colpo anche le navi appena varate, quelle ovviamente policalibro. La Royal Navy quindi diventa un punto di riferimento su due ambiti, quello tecnico e quello strategico. Per questo viene giustificato il suo dominio dei mari, un dominio che viene però messo in discussione più e più volte. Lo abbiamo detto inizialmente dagli spagnoli, poi dagli olandesi, poi dai francesi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dal nuovo impero tedesco, quello del Kaiser Guglielmo II, che decide di non lesinare risorse per limitare la forza inglese sui mari, per varare la famosa Hochseeflotte, la flotta d'alto mare tedesca, che nelle intenzioni deve appunto confrontarsi alla pari con la Royal Navy. Questo confronto, questo braccio di ferro che porta prima di tutto a una corsa agli armamenti sfrenata, troverà il proprio apice nella famosa battaglia dello Jutland, oltre che in altri scontri che caratterizzano i primi 3 anni della Grande Guerra. Pensate ad esempio a Dogger Bank o alla battaglia delle isole Falkland. In tutto ciò si evidenzia da un lato l'ottima costruzione delle navi tedesche, ma anche la grande capacità inglese di sopperire agli errori tecnici. Allo Jutland, ad esempio, si verifica con mano l'errata convinzione che era stata maturata negli anni che la superiore velocità di un vascello potesse compensare la mancanza di corazzatura. La tragedia degli incrociatori a battaglia inglesi affondati allo Jutland funziona come esperienza preziosa, ancorché tragica, sul campo per non ripetere più quegli errori che invece saranno commessi successivamente da altre marine. Pensate alla Regia Marina Italiana negli anni 20 e 30 che sottostimerà l'importanza della corazzatura per i propri incrociatori. L'Inghilterra, il Regno Unito, è un connubio diretto con la Royal Navy. Lo è durante la Seconda Guerra Mondiale e a Vendonde. Già nella Prima Guerra Mondiale i tedeschi avevano puntato molto sulle navi corsare, sulla guerra di corsa, sulla arma sottomarina, la grande novità per indebolire la Gran Bretagna. Viene fatto ancora di più nella Seconda Guerra Mondiale. Le corazzate tascabili, le navi marittime armate, ne abbiamo parlato nel video dedicato alle navi corsare, i sottomarini, ne abbiamo parlato con il video dedicato al grande ammiraglio Dönitz. Tutto ciò serve a soffocare la Gran Bretagna, che dipende in maniera vitale dai traffici, specialmente con gli Stati Uniti, per sopravvivere più che per lottare per la vittoria, almeno all'inizio. Ecco dunque che la Royal Navy recita un ulteriore ruolo, quello della salvaguardia, non tanto del territorio metropolitano da possibili attacchi anfibi, quanto dei beni primari. La Royal Navy interviene anche qualora il nemico, nel caso i tedeschi, punti a sortite pericolose. Lo abbiamo visto nel video dedicato alla caccia alla Bismarck. La Bismarck rappresenta un pericolo evidente per i traffici commerciali britannici. Per questo motivo si muove buona parte della Home Fleet per darle la caccia, una caccia che tra l'altro costerà cara all'Inghilterra, perché il possente Hood, the Mighty Hood, la nave più grande a disposizione della Royal Navy, verrà affondata nel corso della battaglia dello Stretto di Danimarca, generando una specie di shock all'interno della Royal Navy stessa. Royal Navy che comunque, oltre alla guerra, una guerra in cui perde molto naviglio, perde la Royal Oak silurata all'interno della baia di Scapa Flows, perde la moderna Prince of Wales, il vecchio Repulse affondati dai giapponesi, dagli aerei giapponesi, perde la Brabham affondata nel Mediterraneo da un U-boat, perde numerose portaerei e non ne parliamo del naviglio minore di scorta. Dicevamo, la Royal Navy si pone anche come uno strumento politico. È il caso dell'ammutinamento di Invergordon, 15-16 settembre 1931. È un piccolo episodio che rischia di minare la serenità di una Inghilterra che in quel momento riesce comunque a combattere contro l'onda lunga della Grande Depressione e a non cadere vittima di tutti quei nazionalismi di stampo
assolutistico e totalitario che, come abbiamo già visto in una precedente elezione, invadono tutta l'Europa o quasi. Ebbene, per far fronte proprio alla Grande Depressione, il governo britannico decide di tagliare la spesa pubblica, tagliare il più possibile anche gli stipendi dei marinai, non degli ufficiali. Una riduzione fino a un quarto, al 25%. Ecco, la decisione di tagliare gli stipendi provocò un ammutinamento, non di tutta la flotta, è chiaro, ma di una bella fetta di quelle navi che erano raggruppate nell'Atlantic Fleet e che iniziarono a protestare, fino non tanto a cantare canzoni socialiste, quanto proprio a dichiarare l'ammutinamento per ottenere un riconoscimento economico e, se volete, anche sindacale. Alla fine il governo britannico si trovò costretto a rivedere le proprie politiche di tagli, a ridurle, a dare più garanzie e qualche concessione in più. Questo è anche il potere della Royal Navy, perché d'altronde se l'Inghilterra, se la Gran Bretagna dipende dalla Royal Navy per la propria sicurezza e per la sicurezza dei traffici commerciali, perdere una fetta o tutta la Royal Navy significa rischiare la propria economia o addirittura di morire di fame. Ma la Royal Navy diventa anche uno strumento di politica attiva. Pensate ad esempio alla crisi di Suez negli anni 50, quando la Royal Navy recita un ruolo assieme ai francesi in quello che è una vera e propria trappola, ordita dagli inglesi e dai francesi a danno di Nasser con la complicità israeliana. O meglio ancora, la Royal Navy recita un ruolo di primissimo piano nel 1982, la guerra delle Falkland, la reazione veemente del governo britannico a guida Thatcher che vuole dare una risposta forte militare all'avventurismo argentino, al fatto che la giunta militare argentina, per arginare le proteste che giungono, anche se non così evidenti, alle orecchie di fronte effettivamente a una situazione sempre più difficile all'interno, la giunta decide di dare un colpo di teatro, di fomentare il nazionalismo, riprendendosi un arcipelago che era in realtà di proprietà britannica. La reazione inglese, che negli anni precedenti, sempre per una questione economica, aveva portato alla rinuncia alle grandi portaerei e a tagli corposi al budget della Royal Navy, si traduce in una nuova ondata di orgoglio britannico e alla decisione addirittura di riarmare alcune navi che erano state dismesse. La Royal Navy recita un ruolo attivo assoluto nello scenario delle Falkland, paga anche a caro prezzo, perde 4 navi, 2 di queste bruceranno per giorni e giorni colpite dai missili Exocet argentini. Ma è anche vero che la Royal Navy è utilizzata per lanciare dei messaggi. Uno di questi è l'affondamento del General Belgrano, la nave di bandiera della flotta argentina che viene silurata dal HMS Conqueror, il sottomarino britannico a propulsione nucleare della classe Churchill. Quella operazione, autorizzata in prima persona dal primo ministro Margaret Thatcher, stabilisce di nuovo il primato della Royal Navy sui mari, il suo ruolo di assoluta importanza, il fatto stesso che la Royal Navy sia la proiezione diretta in tutto il mondo della politica britannica. Questo è il vero messaggio che passa da questa lezione. Mentre altri stati, pensiamo alla Francia, alla Germania, se volete anche all'Italia, hanno utilizzato la politica militare, pensate a von Clausewitz, come prosecuzione della politica con altri mezzi, in maniera più incisiva dal punto di vista terrestre. L'Inghilterra ha eletto la Royal Navy a proprio strumento militare capace di colpire ovunque nel mondo. Se volete un ulteriore dettaglio, la forza di deterrenza nucleare inglese, per quanto il suo arsenale sia estremamente ridotto rispetto a quello di Stati Uniti, Federazione Russa o Repubblica Cinese, è affidato interamente alla Royal Navy. Il Regno Unito ha scelto di imbarcare le armi nucleari sui sottomarini della flotta subacquea. Non ha voluto sviluppare armi tattiche da dedicare ai cacciabombardieri. Non ha sviluppato missili balistici terrestri da ospitare in basi situate nell'isola o in territori controllati. Ha puntato tutto sulla Royal Navy per la sua lunga storia, per la sua affidabilità, per la sua capacità di rapido intervento.
è un segnale forte, è un segnale di prosecuzione di una politica che parte, come abbiamo detto, dal Rinascimento e arriva fino ai giorni nostri. Mentre altre nazioni, pensate agli Stati Uniti, hanno diversificato la loro strategia nucleare, puntando non solo sui missili imbarcati, ma anche su missili terrestri e su armi che possono essere utilizzate anche via aereo, e va detto che gli Stati Uniti a un certo punto hanno studiato anche la possibilità di lanciare proiettili nucleari tramite grossi pezzi di artiglieria. Il Regno Unito si è focalizzato in un'unica direzione, puntando su quello strumento di azione diretta che è la prosecuzione odierna di una lunghissima tradizione. Ancora oggi la Royal Navy punta su armi consolidate, una flotta di superficie in cui le due nuove portaerei classe Queen Elizabeth giocano un ruolo principale, attorniate poi da una flotta anfibia e con numerose unità di scorta. La flotta sottomarina, sviluppata negli ultimi anni con sommergibili a propulsione nucleare e sottomarini lanciamissili balistici, si pone in terza posizione dietro le flotte sottomarine di Stati Uniti e Federazione Russa, soprattutto dando una forza ulteriore alla politica di difesa britannica, con la possibilità di colpire sotto i mari, ma anche di lanciare attacchi nucleari. All'interno della Royal Navy troviamo anche un'arma aerea basata principalmente a bordo delle portaerei e portaelicotteri, così come una forza anfibia che, basata sulle navi da sbarco anfibio, conta sui Royal Marines. Tutto ciò serve a, come dicevamo, proseguire una lunga tradizione, una lunghissima tradizione, che ormai conta diversi secoli alle proprie spalle e che è diventato un marchio di fabbrica. Il fatto che la famiglia reale, quella britannica ovviamente, si possa fregiare delle uniformi della Royal Navy nelle occasioni pubbliche, il fatto che i membri maschi della famiglia reale diventino il più delle volte ufficiali di marina non è semplicemente un vezzo, non è solo la prosecuzione di una tradizione, è qualcosa di più, è la volontà di voler ribadire il ruolo centrale recitato storicamente dalla Gran Bretagna, anche oggi in cui la sua Royal Navy ha dimensioni più ridotte, non più la prima flotta al mondo, ma una flotta comunque di qualità e che può far pesare, può far avvertire il peso del Regno Unito ovunque nel mondo. Vi ringrazio per aver seguito questa lezione sponsorizzata da Superprof e vi do appuntamento a nuovi video realizzati in collaborazione con la piattaforma per spiegarvi ancora di più nei meandri della storia tutto ciò che può essere utile per l'attualità e per la lettura storica e geopolitica del mondo che ci circonda. Non dimenticate di dare un'occhiata ai link presenti nella descrizione del video e di approfondire, se volete, le tematiche presenti nella piattaforma Superprof.